Cari amici, bentornati sul canale Humaniores. Oggi di cosa ci occupiamo, Laura? Ciao a tutti. L'obiettivo di questo video è quello di scoprire i legami e i segreti che esistono dopo tanti secoli, la lingua latina come lingua madre, con l'italiano lingua figlia, in modo utilizzeremo un ordine alfabetico, quindi oggi inizieremo con la lettera A. Pronti? Iniziamo dunque ab ovo, cioè dall'uovo. In realtà oggi si usa questa espressione per indicare dall'inizio. Ab ovo usque ad mala, scrive Orazio, ok? Quindi dall'uovo fino alla frutta. A cosa fa riferimento Orazio nella sua satira? Fa riferimento a quei cantori che avevano un grande ansietà di esibirsi e per cui durante le cene importanti li si poteva sentire cantare appunto ab ovo usque ad mala, cioè dall'antipasto fino alla frutta, e con ciò evidentemente Orazio voleva anche significare la fatica di dover ascoltare questi presunti grandi cantori. Un'altra espressione latina che viene utilizzata anche nella lingua italiana è alle calende greche, in latino ad calendas grecas. La storia di questa espressione è anche simpatica, divertente, interessante. Ad calendas grecas veniva utilizzata da Augusto riferendosi ai debitori morosi, come dire pagheranno mai, perché le calende sappiamo che sono romane, quindi il fatto di dire pagheranno alle calende greche significava, è come dire non pagheranno mai. E ancora oggi infatti noi utilizziamo questa espressione, già che ci siamo potremmo dire però quando erano le calende, no? Il mese per i latini è paragonabile a un ponte su 3 pilastri, quindi abbiamo le calende che sarebbe il primo di ogni mese, le none il 5 di ogni mese e le idi il 13 di ogni mese. Tranne 4 alcuni mesi, sì, marzo, esatto, maggio, luglio e ottobre. Che si spostano le none e le idi, per cui le none non sono più il 5 ma il 7 e le idi non sono il 13 e il 15. Tanto che Giulio Cesare viene ucciso alle idi di marzo, che corrispondono al 15 di marzo. Ok, quindi questa ricordatela, è interessante. Un altro interessante detto latino è ab uno disce omnes, cioè da uno li conosci tutti. Questo detto, che in genere si utilizza quando vogliamo fare una generalizzazione e che deve essere usato un pochettino con attenzione, perché sappiamo che le generalizzazioni riguardo alle persone, ai gruppi sociali, ai gruppi etnici, insomma sono sempre qualcosa di molto delicato, ma in realtà l'origine è veramente nobilissima, perché niente po' di meno che Enea stesso, no? Che si trovava alla corte di Didone. Enea si sta rivolgendo a Didone, racconta della tragedia, no? Del cavallo di Troia, e dice appunto apprendi le insidie dei greci, dal crimine di uno li conosci tutti, no? Perché chi è in qualche modo l'imputato? L'imputato in questo caso era Sinone, questo attore consumato che appunto riuscì a convincere i troiani, no, del fatto che il cavallo fosse un dono espiatorio che i greci avevano fatto per Minerva, e che convinse i poveri troiani ad accogliere quella che poi sarebbe stata la causa della loro rovina. Un'altra espressione latina utilizzata anche nella nostra lingua italiana è alea iacta est. Noi la utilizziamo per dire il dado è tratto, quindi la decisione è stata presa, non si torna indietro. Ma qual è l'origine di questa bella espressione? Cesare la pronunciò solamente una volta, nel momento in cui doveva attraversare il fiume Rubicone. Il fiume Rubicone tracciava il confine tra la Gallia Cisalpina e l'Italia. Venne però intimato dal Senato che, appoggiando Pompeo, cercava di frenare Cesare. Cesare capì che la situazione politica era difficile, si trovò davanti a un bivio, non sapeva se attraversare il fiume, quindi ciò avrebbe comportato lo scoppio della guerra civile, oppure l'alternativa sarebbe stata quella di ritornare a Roma, ma questo avrebbe significato la sua morte politica. Adesso invece potremo analizzare un'espressione veramente quotidiana, ossia l'espressione agenda. Tutti noi dunque abbiamo delle agende sulle quali ci appuntiamo gli impegni, i numeri di telefono, tutte le cose che dobbiamo fare. Ma da dove deriva questa espressione? Deriva dal verbo agere, che significava in latino fare,
e in particolar modo dalla forma grammaticale detta il gerundivo. Quindi agenda, le res agenda sono proprio le cose che devono essere fatte. Così in calce alle nostre cartine geografiche troviamo una legenda, cioè ciò che deve essere letto per poter interpretare e comprendere in modo corretto la cartina. Allo stesso modo in italiano ancora oggi, ad esempio l'esaminando, no? Nel caso di un esame, di un concorso, anche in questo caso si tratta di una derivazione dalla forma del gerundivo latino. Esaminando è colui che deve essere esaminato, e un esempio ancora reverendo, no? Colui che invece deve essere riverito.